Benvenuto e benvenuta in questo nuovo video dove ti guiderò attraverso il sito ufficiale di Mindecolor ad effettuare l'acquisto e anche l'installazione del pannello Mindecolor nella versione 2. Inoltre lo faremo attraverso il sito ufficiale del pannello dove troverai tantissime informazioni estremamente utili. Ma vediamo come fare e spostiamoci sul desktop. Eccoci all'interno del sito ufficiale di Mindecolor dove troveremo la possibilità intanto di poter scegliere la lingua desiderata tra l'inglese e l'italiano. All'interno della pagina iniziale avremo tutta una serie di informazioni relative ovviamente al pannello e i primi due pulsanti sono esattamente quelli che ci permetteranno di effettuare l'acquisto della versione base oppure della versione Pro dello stesso pannello. Inoltre, scorrendo in basso abbiamo una introduzione, un video che ci introduce le maggiori funzionalità del pannello e tutta una serie di informazioni su quelle che sono le peculiarità di questo pannello e gli strumenti contenuti in esso. Scorrendo in basso avremo una ulteriore sezione dedicata a dei video che ci dimostrano nelle varie sezioni del pannello quali sono le potenzialità a disposizione degli utenti che acquisteranno il pannello. Successivamente abbiamo una sezione che dal mio punto di vista è estremamente importante e che non è scontato trovare quando si acquista un pannello, in particolare un pannello di questa tipologia. Abbiamo infatti una sezione formazione dove sono contenuti dei video estremamente semplici che dimostrano quali sono gli strumenti essenziali del pannello ma anche le funzionalità più avanzate e lo fanno in maniera estremamente semplice. Successivamente vedremo una sezione dedicata a quelle che sono le differenze tra i due pannelli nella versione base e nella versione Pro e infine una serie di recensioni, di frasi, di considerazioni effettuate da alcuni utenti del pannello. Ma torniamo in cima alla pagina principale. Nella sezione Trainer e Ambassador troviamo i 4 ambassador del pannello, tra i quali il sottoscritto, dove è possibile accedere per ognuno di loro all'interno della loro biografia e dei loro contatti social. Troveremo successivamente una sezione delle FAQ dove è possibile trovare le informazioni relative alla maggior parte dei dubbi e delle problematiche o delle domande sostanzialmente che un utente o un nuovo utente si potrebbe porre prima o durante l'acquisto ma anche dopo del pannello e infine una sezione About che è relativa all'autore del pannello e quindi a Carlo Diamanti. Ma andiamo a vedere come effettuare l'acquisto del pannello che è disponibile, ripeto, nella versione base e Pro, ma la procedura sostanzialmente non cambia in nessuno dei due casi, quindi è sempre la stessa ed è estremamente semplice. Quindi ci portiamo nella sezione della Home e andremo a scegliere in questo caso di acquistare la versione Pro. Cliccando sul pulsante si aprirà una pagina dove all'interno della pagina troveremo l'importo del pannello, una serie di recensioni rilasciate da alcuni utenti che hanno avuto la possibilità di acquistare e provare il pannello e sulla destra abbiamo il pulsante Lo voglio che intende dare accesso alla pagina dell'acquisto. Quindi cliccando sul pulsante Lo voglio verremo indirizzati all'interno di una pagina di checkout dove abbiamo sul lato sinistro il nome del pannello che abbiamo scelto con l'importo espresso in dollari, lo spazio relativo ad un eventuale codice sconto e successivamente all'inserimento del codice bisognerà cliccare sul pulsante Fare domanda a
A quel punto, se il codice sconto è stato scritto correttamente ed è attivo, verrà effettuato una percentuale di sconto sull'importo di partenza. Mentre sul lato destro abbiamo la possibilità di scegliere quelle che sono le due modalità di acquisto, quindi carta di credito o mezzo PayPal. In funzione di quella che sceglieremo dovremo inserire ovviamente i dati relativi al metodo di pagamento. Successivamente, nella parte in basso abbiamo la sezione dedicata alla mail da inserire e attraverso la quale riceveremo tutte le informazioni legate al pannello. Quindi si intende la mail per effettuare il download del pannello, il codice di licenza, ma alla stessa mail riceveremo tutte le successive informazioni e gli aggiornamenti sempre relativi al pannello che abbiamo acquistato. Quindi inserite queste informazioni, sarà sufficiente cliccare su paga per effettuare l'acquisto. Una volta terminato l'acquisto riceveremo una mail all'interno della quale conterrà il codice di licenza del pannello e il pulsante visualizza contenuto attraverso il quale verremo indirizzati nella pagina del prodotto. Entrando all'interno della pagina avremo la possibilità di vedere nuovamente il codice di licenza a noi associato, con il pulsante copia per memorizzarlo all'interno della clipboard del sistema operativo, l'elenco di tutti gli aggiornamenti che ha subito il pannello nel tempo e infine troveremo il file CCX da scaricare e quindi il relativo pulsante di download. I file CCX sono sostanzialmente la nuova tipologia di file ed estensioni per tutti i pannelli con i nuovi sistemi riconosciuti dal Creative Cloud. L'installazione è estremamente semplice, infatti avverrà attraverso il software Creative Cloud Desktop. Quindi andremo a cliccare su Download per avviare il download del file Mind the Color nella versione 2 Pro che abbiamo acquistato. Effettuato il download troveremo all'interno della cartella di default di download dei file del nostro browser il file CCX. Sarà sufficiente cliccare 2 volte sul file per avviare l'installazione, quindi doppio clic, si aprirà l'applicazione di Creative Cloud che ci chiederà se vogliamo procedere effettivamente all'installazione, quindi cliccheremo su installa. Ci verranno fornite una serie di informazioni alla quale dovremo dare OK e avverrà l'installazione del pannello. La conferma l'avremo dalla presenza di questa finestra di colore verde alla base dell'interfaccia di Creative Cloud, dove ci fornirà il pulsante Apri Photoshop. Infatti, cliccando su il pulsante Apri Photoshop, avvieremo il programma. Avviato il programma, infatti, troveremo l'icona di Mind the Color. Se non sarà presente l'icona all'interno dell'interfaccia, sarà sufficiente andare nel menu dei plugin, selezionare Mind the Color 2 Pro e cliccare sulla voce relativa. Al momento dell'apertura del pannello ci verrà fornita la finestra dove inserire il seriale, il codice di licenza relativo al nostro pannello. Quindi torneremo all'interno del browser, cliccheremo su copia per memorizzare il codice, ci porteremo nuovamente nella finestra dove ci viene chiesto appunto di inserire il codice seriale, faremo tasto destro, incolla e successivamente OK. Ecco, da questo momento in poi il pannello è attivo ed è pronto per essere utilizzato. Come avrai potuto vedere, la fase di acquisto e di installazione del pannello è estremamente semplice. Inoltre ti consiglio di dare un'occhiata a tutti i video presenti all'interno della pagina ufficiale di Mind the Color e ti forniranno tutte le informazioni per poter iniziare ad utilizzare il pannello anche se è la prima volta che hai a che fare con questa tipologia di strumenti. Quindi non mi resta che augurarti un buon divertimento e arrivederci al prossimo video.